benvenuti in una nuova puntata di Active Podcast. In questa serie di puntate stiamo intervistando diversi professionisti del marketing, ma anche aziende che utilizzano piattaforme di marketing automation, così da portare l'esperienza di queste persone e riuscire in questa maniera a capire se effettivamente la marketing automation può avere un senso per voi, come viene utilizzata, insomma, per dare degli spunti utili per la vita di tutti i giorni, poi per il business di tutti i giorni. Oggi con me c'è Luca Chiappini che è Head of Marketing di Dritto, che è un prodotto dell'azienda Lavorability, quindi un addetto ai lavori che si occupa prettamente di tutto quello che è poi anche la marketing automation e ci racconterà un po' la sua esperienza. Ciao Luca. Ciao, buongiorno, grazie per l'invito, è sempre un piacere parlare di questi temi. Attuali, nonostante l'intelligenza artificiale, che ovviamente ormai è sulla bocca di tutti, è un tema ricorrente, però in verità è uno strumento che poi si integra bene anche con tutto quello che è la marketing automation, quindi sempre più attuali anche in tal senso. La prima cosa che ti chiedo è che cos'è un head of marketing, perché magari qualcuno potrebbe essere in dubbio su effettivamente che cosa fa una figura di questa tipologia, ecco. Ma volentieri, diciamo che l'head of marketing tendenzialmente è la persona che, come dice il titolo, come dice il job title, gestisce il team marketing di una data azienda o, come nel mio caso, di una startup. Ehm, Sono head of marketing da alcuni anni e da inizio 2024 in Dritto, che appunto, come dicevi, è un prodotto di laborability. Nel caso specifico, Dritto è una cosa un po' più particolare perché appunto Dritto è uno dei main product di laborability, è un SaaS B2B e su Dritto abbiamo formato un team indipendente, quindi è per questo motivo che io mi occupo specificatamente del marketing di questo prodotto, ma ci sono delle persone, dei colleghi molto capaci che si occupano del marketing di laborability esterno a Dritto. Ehm, Siamo ancora in una fase poco più che iniziale con Dritto, ma stiamo andando molto bene e diciamo che in genere l'head of marketing gestisce dei team più o meno corposi. Nel caso di Dritto, ovviamente, essendo in una fase ancora early stage, non c'è un team molto corposo, però siamo agguerriti, diciamo così. Forse agguerriti non è il termine giusto, diciamo che siamo presi bene, stiamo accelerando, stiamo andando veloci. Ok, E magari ti dritto dico anche due cose su cos'è sì. Dritto. Sì, ecco, Dritto, dritto per appunto di cosa si occupa, che cosa fa nello specifico. sì, Dritto, in realtà Dritto non si chiamava così fino a poco più di un anno fa, era un prodotto in stealth, quindi che commercializzavamo solo verso determinate aziende, come ti dicevo un SaaS B2B, quindi vendiamo la subscription alle aziende. Abbiamo dato questo naming e fatto questo rebranding di questo prodotto ufficialmente da novembre 2024, anche se il prodotto è già in commercio da alcuni mesi prima. E questo naming e questo prodotto li ho curati io insieme ad altri colleghi, nello specifico il nome di una mia collega che è l'Head of Product di Dritto, è stata lei a suggerire questo, che poi è stato il nome che è stato scelto. Io non l'avrei potuto suggerire perché ho l'R Moscia, quindi Dritto non sarebbe stato la mia prima scelta per ovvi motivi fonetici, diciamo così. No, sto scherzando. Già che stavo parlando della mia collega, la menziono, Giulia Baldassari, collega con una lunga esperienza in H-Farm in Zurich, molto in gamba. Ciao Giulia, ti saluto dalla televisione. No, scherzo. E Dritto che cosa fa? Dritto praticamente è una piattaforma B2B, in realtà B2E, B2E, quindi business to business to employee. Noi vendiamo la subscription alle aziende, le aziende danno accesso alla piattaforma ai propri dipendenti, i dipendenti con le loro credenziali univoche accedono alla piattaforma e hanno modo di scoprire i bonus e le agevolazioni pubbliche a loro disposizione. Dire a loro disposizione forse non è la definizione corretta, diciamo che il tema dei bonus pubblici e delle agevolazioni pubbliche
è proprio quello di scoprire nel mare magnum di questo, direi, patrimonio, di queste risorse, quali sono quelle adatte alla tua situazione, quelle che tu effettivamente puoi riscattare. Perché non so te, non so nel tuo caso, io prima di entrare in dritto slash laborability, pensavo che i bonus pubblici fossero tra i 10 e i 20 in Italia. Ti dico che solo noi ne abbiamo mappati oltre 1 migliaio e stimiamo che ce ne siano molti di più tra nazionali, regionali, locali. Quindi, come puoi immaginare, il vero tema, la vera barriera all'accesso è soprattutto a livello informativo. Quello che noi facciamo con Dritto è stato sviluppare una tecnologia per cui tu dipendente, per esempio, sei un dipendente di Active Powered, accedi a Dritto, puoi compilare e completare alcuni questionari, sono proprio dei questionari interattivi molto veloci, e in base alle risposte che dai, i questionari che sono smart cambiano le domande successive, delineano un quadro, un profilo di- riguardo alla tua situazione e ti danno una serie di risultati. Quindi ti dicono, in base al tuo profilo, alle tue caratteristiche demografiche, anagrafiche ed economiche e quant'altro, o se hai figli, se hai genitori anziani, ti dicono a quali bonus puoi accedere sicuramente. Questo è molto importante, soprattutto se pensiamo queste notizie si sprecano sulle grandi testate giornalistiche, lo saprai benissimo, i salari reali in Italia sono fermi, si dice dal 1991, si dice, e tendenzialmente è così, nel senso è un grande tema questo, no? Non pretendiamo di risolvere questo problema con dritto, ma crediamo che dritto, e non solo noi lo crediamo, visto che oltre 100 aziende hanno già introdotto il prodotto in azienda, crediamo quindi che il dritto possa essere un valido alleato per completare il cosiddetto total reward verso i dipendenti, quindi le attenzioni che dai al dipendente della tua azienda. Quindi oltre al salario, allo stipendio, oltre a eventuali welfare privati, cosiddetti ticket, buoni pasto e quant'altro, oltre ad eventuali altre attenzioni, ci può essere anche il diritto, che tra l'altro ha la valenza anche di non far andare sprecate queste risorse pubbliche già allocate, no? Certo, quindi diciamo che è un'azienda che si rivolge ad altre aziende, gli dà accesso a una piattaforma per poter poi, che danno a disposizione i propri dipendenti, per poter accedere, capire se possono accedere a una serie di bonus e poi eventualmente guidarli all'interno di questi bonus stessi. Sì, Ehm, guarda, concludo dicendo solo che i tre asset principali sono la mappatura, quindi trovare tutte le misure, noi le chiamiamo le misure, le agevolazioni, i bonus, l'accesso, quindi i questionari con cui eh, noi facciamo il matchmaking tra i bonus e la tua situazione, e il linguaggio, o meglio la presentazione dei bonus, perché l'altro grande tema è che tendenzialmente i bonus sono su decine di siti diversi, raccontati molto male, in burocratese. L'altro giorno leggevo un articolo su un sito di informazione che diceva quanto è dispendioso in Italia il linguaggio burocratico per la sua difficoltà di accesso e quant'altro, e quindi crediamo che questo sia un tema quanto più attuale possibile anche in dritto, e per questo cerchiamo di usare un linguaggio super comprensibile, molto semplificato, colloquiale, insomma. una domanda che mi verrebbe spontanea è il mondo B2B ha delle complessità rispetto al B2C, quindi rivolgersi direttamente, vendere direttamente all'utente, perché normalmente è più anche più complesso, può essere più complesso andare a individuare le persone. Quindi in questo caso, quando voi cercate di comunicare il prodotto, immagino che una delle difficoltà sia arrivare a una persona che poi
possa avere potere decisionale o comunque interesse nell'approfondire che cosa fate, anche perché è un prodotto molto di nicchia, comunque complesso magari anche, non dico da spiegare, però comunque, diciamo che non è proprio un prodotto molto sexy da quel punto di vista, rispetto magari a un prodotto di fitness che è più semplice. Un prodotto di questa tipologia ci vuole un attimino anche per ingranare e capire di cosa stiamo parlando. In una strategia di marketing che utilizzate voi, come riuscite a raggiungere questa tipologia di clienti? Cosa fate poi per cercare di interessarli e quindi dire: "Okay, fammi approfondire", perché poi penso che sia quella una delle principali, problematiche che avete, nel reparto marketing, ecco. Assolutamente vero, guarda, devo dire, hai l'occhio clinico perché hai centrato tutti i punti nella tua attuale disamina, nel senso che è proprio così. Intanto, quando dici che non è un prodotto sexy, è vero, innegabilmente. Noi diciamo sempre che comunque non è un must have, è un nice to have. E questo ovviamente complica le cose, perché se tu fai un prodotto must have, nel senso di un prodotto che assolve a una necessità che l'azienda sicuramente deve risolvere, può essere più o meno complessa a livello di competition sul mercato, ma è sicuramente più facile il racconto. In un caso come il dritto, e quindi il welfare pubblico, come giustamente dici, il tema principale innanzitutto è come raccontarlo e anche come raggiungere l'end user o il decision maker, il purchaser in generale. Non c'è una risposta breve né facile a questa domanda. Noi ci proviamo testando tante possibilità, tanti canali e, e strategie diverse. In parte siamo ancora molto sales led, innegabilmente, quindi principalmente comunque facciamo molta lead generation che poi viene macinata dai sales con playbook di un certo tipo, con materiali di sales enablement fatti dal marketing di altro tipo e così via. Per quanto riguarda però il marketing in sé, ovviamente il, diciamo, la volontà è quella di renderlo sempre più PLG, sempre più product led, no? Il prodotto. E questo però è molto complesso per i motivi che puoi immaginare, oltre che per il fatto che banalmente, se ti devo fare un esempio, noi attualmente non offriamo neanche dei servizi come free trial, per dire, per motivi che in parte puoi immaginare, no? Nel senso che richiederebbe comunque un setup della piattaforma, richiederebbe uno dei temi principali è l'adoption della piattaforma da parte degli utenti, richiederebbe una serie di avvii complessi e non banali. Oltretutto c'è anche il fatto che è un prodotto che non esaurisce il proprio valore in un solo utilizzo, ovviamente, ma innegabilmente dare l'accesso gratuitamente svilirebbe molto il valore. Oggi devo ancora prendere il caffè, mi inciampo sulle parole. E quindi, long story short, il tema è quello che crediamo serva fare è sicuramente, oltre alla lead generation più pura e schietta, fare molto brand awareness. Purtroppo questo è un tema che in Italia è ancora molto sottovalutato, forse non solo in Italia, ma sicuramente in Italia. Io vengo da un contesto bancario dove di brand awareness quasi non se ne faceva, ma si è cominciato a fare proprio negli ultimi mesi prima che poi io uscissi per entrare appunto in lavorability e in dritto. E concordavo molto con uno dei miei colleghi dell'epoca quando parlava appunto di brand awareness e della necessità di allocare sempre più budget a riguardo. Purtroppo spesso nel business c'è un po' questa miopia, no? Questa cosa di allocare risorse sulla brand awareness è quanto più vera in contesti come il nostro, perché si tratta di cominciare a lavorare sulla memoria, sulla diffusione, sulla conoscenza del brand e fare ovviamente anche educazione e formazione, sollecitare e, come dire, ehm, far capire determinati concetti di questo aspetto che, come giustamente dici, è di nicchia al proprio target di riferimento. Noi lo facciamo in questo momento principalmente in modo abbastanza by the book, direi. Free buys, ebook,
guide al total reward, checklist. Una cosa che ci riesce molto bene sono gli eventi online, ma soprattutto in presenza, quindi un'ottica direi poco più che relazionale alla fine, però in genere funzionano bene. Noi facciamo alcuni eventi lato marketing come ehm, l'aperitivo HR, la colazione HR, sono degli appuntamenti con appunto il target degli addetti alle risorse umane, e abbiamo fatto anche degli eventi in cui chiedevamo alle persone di mettere in mano al prodotto e condividere i loro feedback con noi. Questi eventi qua sono oro puro per noi, da un lato perché come puoi immaginare ci aiuta a fare ascolto dell'utenza, degli addetti ai lavori, dall'altro in realtà è un buon pretesto per fare educazione e formazione a riguardo, e quindi è un buon modo per farci conoscere. Tendenzialmente comunque quando il tema è attuale per molte aziende, il tuo punto vero è il tema del dare di più ai dipendenti, specialmente in uno scenario complesso come il mercato italiano, cercando di non essere, diciamo, annegati dal costo del lavoro alto che c'è in Italia. Il tema ovviamente non è tanto questo, il tema è: dritto può aiutarti in questo? Ci sono una serie di obiezioni a riguardo, quindi puoi lavorare a livello di brand awareness, puoi lavorare a livello di nurturing, che poi è uno dei temi, no, di cui possiamo parlare oggi, e poi ovviamente c'è tutto un tema di punti cardine di questo, su cui in genere si ha dei dubbi di fronte a questo prodotto. Uno di questi è appunto l'adoption, i dipendenti della mia azienda lo utilizzerebbero, o come dire, diciamo così, la retention degli utenti in piattaforma. Perché uno può pensare che se tu sono vari questionari, tu non devi per forza farli tutti di un colpo solo, puoi anche farli in momenti diversi, però puoi pensare che una volta fatti i questionari e scoperti i bonus a tua disposizione, il valore della piattaforma termini lì. E questo non è vero, perché ovviamente noi abbiamo un team e delle tecnologie di mappatura dei bonus e delle agevolazioni costante. Quindi se oggi non c'è il bonus zanzariere, ma domani viene introdotto, e sulla base del tuo profilo che tu hai già registrato in piattaforma, tu puoi accedervi, ricevi delle smart notification, delle email, vieni avvisato di questo. O anche se un'agevolazione, un bonus già esisteva, ma tu non eri nei prerequisiti, no? Non rispettavi i prerequisiti. Se cambiano i prerequisiti, puoi accedervi. Quindi c'è una logica di costante innovazione, di costante, direi, aggiornamento, che rende il ciclo di vita molto lungo, oltre al fatto che ovviamente abbiamo una roadmap con, qua no spoiler su questo, ma una roadmap con vari update in previsione, anche per non solo per renderlo più profondo in termini di numero di bonus mappati e bonus che vengono aggiornati costantemente, ma anche più orizzontale con altre preposte, perché in Laborability abbiamo il vantaggio, oltre a dritto, di avere poi la vocazione di Laborability, che è un sito con dei canali social molto forti che raccontano il mondo del lavoro, fanno divulgazione sul mondo del lavoro, e abbiamo un altro prodotto che è un Laborability Platform, ed è un prodotto dedicato alla comunicazione interna, una sorta di intranet, una piattaforma per la comunicazione interna. Quindi, come dire, non faccio troppi spoiler, ma probabilmente andremo maggiormente in logica di bundle nei prossimi mesi. Hai Dimmi se sollevato ti ho diversi risposto. punti, io qualcosa mi sono segnato così da poter poi riprendere le fila un po' del discorso. Ehm, Hai sollevato diversi punti interessanti, fra cui la parte di brand awareness. Brand awareness, per chi non lo conoscesse, vuol dire far conoscere il proprio brand in maniera che venga, diciamo, percepito in maniera positiva e conosciuto dal pubblico. Quindi questo è un po' il succo. È una problematica che mi sollevi, viene poco utilizzata in Italia, un po' sicuramente di più all'estero, però anche lì ha una buona possibilità di essere utilizzata di più. Ehm, Verissimo, forse il problema della brand awareness è la misurabilità,
nel senso che se io faccio un'operazione di advertising, spendo 100, rientra 200 e io mi faccio i miei conteggi, se faccio un'operazione di brand awareness, spendo 1000, ma non so quanto mi ritorna indietro. Inoltre devo impattare probabilmente su un pubblico il più grande possibile, deve essere una comunicazione di un certo tipo, quindi ha anche dei costi magari di realizzazione che non sono banali, su un ritorno economico incerto, quindi probabilmente anche per via proprio della tipologia di azienda che abbiamo in Italia, che non è che abbiamo la Coca-Cola più di tanto, abbiamo sì Bending Spoons, per l'amor del cielo, che però non fa brand awareness, forse adesso un po' di più, però diciamo ha comunque una quantità limitata di budget allocato per questa tipologia di attività, quindi è proprio la media azienda italiana forse su questa visione fa un po' più fatica, probabilmente anche per questo che viene meno utilizzato. Noi con Active Power cerchiamo di puntare molto su questo aspetto perché riteniamo che sia importante, però cerchiamo di unirlo al fatto di convertire le persone, perché ok, farci Certo. conoscere, ma devo pagare gli stipendi e quindi non posso aspettare magari 5 anni di brand awareness per dire ok, mi ricordo che esiste Active Powered in questo caso. E mi ricollego poi a quello che hai detto, ovvero noi usiamo tanto PDF, checklist, diciamo la parte di nurturing per mantenere, presumo, le persone attive e per farli conoscere meglio il brand. Abbiamo visto che è un brand complesso con diversi prodotti, magari non sempre semplicissimi da comunicare. Bisogna anche comunicare il perché devi rimanere all'interno della piattaforma, perché uno può dire, bene, io entro, verifico che cosa c'è e poi sono contento, esco e mi sono preso gli appunti sulle 3-4 cose che posso fare. Immagino che però abbia anche dei costi di onboarding iniziali che magari non ti fanno uscire immediatamente, anche perché è una piattaforma sui dipendenti, quindi non diretta magari sull'azienda dal punto di vista dell'utilizzo. Però la domanda io la leggo più alla parte di PDF, checklist, la parte di nurturing. La domanda è, funziona ancora nel 2025? Cioè, tu hai visto che dando materiale gratuito, è 20 anni che si consiglia di dare materiale gratuito per cercare di rendere le persone più consapevoli, più interessate, per aumentare la propria brand awareness, la propria autorevolezza. Dopo 20 anni funziona ancora questa metodologia? Dico 20, in verità sono molti di più, perché lo stesso Sì, 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 Machiavelli, senza il dubbio. principe l'ha scritto per fare brand awareness, non per sport, e quindi è in uso giusto da un po' questa pratica. Funziona ancora? Guarda, hai assolutamente ragione, nel senso è forse uno dei metodi più tradizionali in assoluto, tant'è che quando sono entrato nel 2024, inizio 2024, e ho cominciato a far muovere certe metriche, ricordo che il mio capo mi disse cosa hai fatto tale per cui riusciamo ad avere un CPL, un costo per lead generata così, tra virgolette, basso, relativamente basso, no? O altre metriche di altri tipi, insomma. E io mi ricordo che avevo detto niente di più delle cose più banali che si potrebbe fare, ma semplicemente fatte bene, ordinate bene. Nel nostro caso devo dire, lead magnet, free buys, quant'altro funzionano ancora bene. Secondo me è un tema, dipende innanzitutto, in parte differisce tra B2B e B2C chiaramente. Nel B2B credo comunque è una cosa che va ancora molto forte. Soprattutto dipende molto da industry, prodotto e target di riferimento. Io credo che sulle tematiche che tendenzialmente trattiamo, i nostri diciamo, documenti di punta sono un report, una ricerca fatta da noi, collaborability, sul welfare pubblico, appunto, di cui pochi sanno effettivamente qualcosa, quindi tendenzialmente qualcosa che stuzzica l'attenzione, la curiosità. L'altro grande documento che abbiamo è la guida al Total Reward con una checklist fatta in collaborazione con SHR, che è un'altra una società amica, SHR Italia. Ehm, tendenzialmente, soprattutto report sul welfare pubblico, ma anche la guida al Total Reward, un po' secondo me, appunto per il tipo di lavoro, un po' per l'argomento, vanno molto forte. Più forte, forte non è un termine tecnico, però vanno forte, Si sono capisce. attuali ancora Importante oggi. capirsi. Esatto, hanno ancora un traino così forte tutt'oggi che io stesso ne ero stupito. Per me sono stati
dei quick win iniziali per cominciare appunto a fare lead generation e a portare persone diciamo, in database, in CRM, ma tutt'oggi rappresentano il veicolo di lead generation maggiore e anche uno dei più efficaci in generale. E io credo appunto che sia dovuto a un mix di fattori, soprattutto a quest'ambito lavorativo e al caso specifico. Per esempio, ti dico quest'altra cosa. Ovviamente, come puoi immaginare, per noi a livello di canale paid il principale è LinkedIn, per l'ovvia, ehm, direi, non precisione chirurgica, ma quasi, con cui riesci a identificare determinate funzioni aziendali. E su LinkedIn, per esempio, io ricevo delle conversation ads, dei messaggi in posta, sponsorizzati, quindi sono a tutti gli effetti delle ADV, non delle in-mail, che però simulano un messaggio, una conversazione nella tua inbox. Spesso ricevo messaggi legati, ovviamente LinkedIn ha un po' svalvolato con me, ma dicevo spesso messaggi legati al cosiddetto welfare privato, ticket, buoni patto, e card e quant'altro. Ehm, io immagino che forse in queste circostanze i free buys o comunque lead magnet in generale di questo tipo abbiano molta meno portata, perché è qualcosa su cui la persona probabilmente ha meno curiosità, meno attenzione, subodora anche molto di più il trade-off commerciale, no? Perché c'è un trade-off commerciale. Se tu sei un HR e scarichi un report, lo sai che poi entri in una macchina contenutistica di marketing e di vendita. Tendenzialmente lo sai. Però il trade-off, tu devi vincere quel trade-off tale per cui tu saresti disposto a caricare questo contenuto ed eventualmente a darmi il consenso marketing in base a quello che ti offro. E la mia, ovviamente non ho dati per dirlo, però la mia impressione è che per esempio un caso simile ma diverso come il welfare privato probabilmente in questo è molto meno efficace perché è molto più saturo, c'è molta più conoscenza, è molto più noto e assimilato come concetto rispetto a X anni fa. Quindi sì, ti direi in breve, per noi funzionano molto, non so dirti ancora per quanto, ma per ora funzionano. Secondo me appunto per il tipo di argomento, insomma, come dicevi tu, poi il nostro prodotto di nicchia, cioè, appoggiandoci all'argomento di nicchia, riusciamo, come dire, a entrare più facilmente nell'interesse delle persone. Poi, prima ti ho citato il CPL, il costo per lead. Ovviamente il costo per lead è la prima metrica a cascata, no? Quando tu dici comunque dobbiamo fare attenzione alla lead generation, bisogna pagare gli stipendi, eccetera, vero? Chiaramente il CPL da sé vuol dire poco, molto poco, ma va da sé che un CPL relativamente basso in entrata in genere ti aiuta poi per tutta la filiera. Non è sempre detto, tendenzialmente però ti aiuta, cioè se parti già con un CPL milionario poi è più complesso avere un costo di acquisizione sostenibile. Certo, ne entrano 100, se quei 100 che poi ne converto 10 mi costano 1000 è un conto, se mi costano 100 è un altro conto, quindi a parità di conversione ovviamente meno il CPL meglio è. Ehm, Esatto. io riprendo anche una cosa che hai detto, che io lavoro come te molto nell'online, ovviamente con Active Power ci occupiamo di Active Campaign, quindi tendenzialmente persone che vanno a comunicare tramite mail, WhatsApp, SMS, quello che è, utilizzando una piattaforma di automation. Però è anche vero che noi crediamo tantissimo nell'offline, infatti presenziamo tantissimi eventi, più eventi che riusciamo durante l'anno, anche se sono molto costosi e richiedono anche molto impegno da parte di tutto il team, perché comunque se l'organizzazione più puoi seguire l'evento e riuscire poi anche a capire se quell'evento ha funzionato correttamente, cosa che spesso non è così semplice, a meno che non vendi direttamente all'evento, nel nostro caso. Però diciamo il canale offline è uno dei canali su cui più crediamo,
andiamo su molte community di aziende limitrofe alla nostra, così da, diciamo, da spalleggiarci, perché comunque abbiamo magari prodotti, servizi correlati. Tu mi hai parlato del fatto che organizzate proprio degli eventi offline dove immagino andiate a incontrare degli imprenditori o delle persone che sono interessate o gravitano intorno a quello che riguarda poi il vostro prodotto. In quel caso come le portate a incontrarle offline? Che strategia, se c'è dietro una strategia o è semplicemente un incontro conoscitivo perché dici: "Ti parlo oggi, ti parlo domani", se poi arriva un'esigenza ti ricordi di me. Che modalità di approccio avete? Ovviamente, vabbè, oltre a questi eventi, diciamo, owned, abbiamo anche eventi paid, quindi paghiamo anche noi per presenza fieristica o a determinati eventi. Tra gli altri vorrei menzionare, se posso fare nomi di realtà, Vai, non vai, so, non c'è problema. volevo menzionare i ragazzi di Lead Group che fanno eventi come Isaac o simili. Noi abbiamo fatto alcuni eventi, o Meet anche, abbiamo fatto alcuni eventi con loro, organizzano eventi per HR molto sui generis, ad esempio Meet era un evento tutto basato sui giochi, quindi non facevi le classiche marchettate o speech o cose simili, realizzavi un gioco, lo portavi lì e cercavi di parlare del tuo prodotto e di ciò che fai attraverso questo gioco. Nel nostro caso noi abbiamo fatto un gioco di carte, abbiamo proprio studiato, realizzato le carte, fatte stampare. E, beh, poi questa comunque è un'altra storia, però è stata una delle cose più belle in assoluto. Ne ho fatte tante di cose belle, ma questa è stata una delle cose più belle della mia carriera finora. Cioè, realizzare un gioco di carte è stato fantastico. E poi vabbè, abbiamo sponsorizzato altri eventi, non ultimo il Richmond, proprio il Welfare and Wellbeing Forum. Per quanto riguarda gli eventi realizzati da noi, è un mix di appunto sempre nurturing, quindi sempre di lavorare sulla base utenti che hai, che conosci, quindi di riportare gli utenti, rincontrarsi con loro, ma non necessariamente, ovviamente, auspicabilmente vorremmo chiaramente vendere il prodotto. Però gli eventi sono molto di più. In parte appunto lavorano a livello di awareness e di memoria. In parte poi ci teniamo molto, noi abbiamo questa sede in San Babila a Milano, quindi in centro. Ci teniamo a, come dire, usarla, adoperarla per farne un piccolo hub, una piccola community, perché ci sembra di vedere, specialmente sugli HR, che spesso c'è poco senso di aggregazione, di community, di networking su questo. Infatti gli HR tendenzialmente, tranne alcune realtà, spesso è più facile che finiscano in eventi trita carne in cui cerchi solo di fare marchettate, che per carità ci stanno, anche noi li abbiamo usati e sponsorizzati, però appunto ci piaceva l'idea di fare un po' polo comunitario, no? E per portare le persone da noi, in genere facciamo un mix di attività, tra cui ADV diretta, quindi ADV sull'evento. In genere funziona molto bene l'ADV, ma soprattutto quello di cui parlavo prima, le conversation ads o le message ads su LinkedIn, quindi delle ADV che ti arrivano nella posta di LinkedIn, specialmente quando fatte da persone, tu queste ADV le fai e le mandi ed è come se ti arrivasse il messaggio da una persona specifica. Noi tendenzialmente usiamo persone autorevoli presenti in azienda da noi. Per esempio, una persona che si occupa specificatamente di temi legati a welfare, che è esperta di total reward e quant'altro, o il nostro head of operations, dipende un po' dai casi. Quelli funzionano molto. Oltre a generare lead dirette di persone che vedono l'evento o leggono il messaggio relativo all'evento e si iscrivono, naturalmente abbiamo un database che comincia a essere molto nutrito, molto folto, e quindi si tratta appunto, e qua poi arriviamo a uno dei temi cardini di questa nostra conversazione, di fare molta marketing automation o comunque di fare nurturing, insomma sollecitare
questo appuntamento. Per noi è un buon modo, ovviamente, anche per continuare a coltivare la relazione con qualcuno che magari 6 mesi prima aveva visto la tua ADV diffusa per copertura di pura brand awareness, 2 mesi dopo ha scaricato una guida, poi magari abbiamo fatto una chiacchierata con questa persona su un Google Meet, poi la cosa è morta lì e poi magari però questa persona rientra dall'evento e poi non per forza converte, magari non subito o magari mai, però è sempre comunque molto arricchente e ci permette di capire sempre anche meglio il target e il mercato a cui ci rivolgiamo, serve sia raffinare le nostre strategie, sia ovviamente anche il prodotto. Ovviamente poi l'idea e la speranza comunque è certamente cercare di vendere, questo credo sia indubbio per chiunque. Quindi diciamo una strategia di medio-lungo termine dove andate a toccare diversi touch point, che può essere il CRM perché l'utente farà richiesta di un PDF, di una guida, di un qualcosa, la parte di nurturing, quindi con la parte di automation marketing, immagino, per andare a erogare i messaggi, la parte di advertising per inseguire, tra virgolette, l'utente o cercare di colpirlo con brand awareness, quindi advertising che fa conoscere il brand, che ti ricorda della presenza del brand e magari advertising su offerte piuttosto che piuttosto che con altre modalità di comunicazione. Quindi voi andate a toccare diversi touch point con l'idea, ok, oggi no, domani neanche, ma fra 3 mesi, di 6 mesi, noi riusciamo poi a un certo punto a creare magari un canale di contatto più intimo, come può essere una telefonata, oppure proprio a far vedere una demo del prodotto e riuscire a entrare un po' più nel dettaglio con l'utente. Se ho compreso bene poi quello che mi hai detto. Ti faccio ogni tanto dei riassunti per Sì, mettere sì, un punto e assolutamente aiutare le corretto. persone che ci ascoltano a seguire un po' anche il filo del discorso, ecco. Certo, no, no, assolutamente, assolutamente così. Ehm, Chiaramente poi è un tema di sostenibilità a medio-lungo termine, come dicevi, nel senso che il target a cui ci rivolgiamo, ovviamente, come ogni target, è un target finito. Per sostenere la crescita a lungo termine di un servizio, di un prodotto come il nostro, chiaramente non puoi fare soltanto lead generation urgente, cercare di fare conversioni nel brevissimo termine. Cioè, il grosso del tema qua è, come dire, lavorare molto anche sulla coda lunga, lavorare su contatti che hai già acquisito e poi in generale il mondo HR, appunto, cioè, se fai anche due, adesso abbiamo fatto ovviamente le nostre analisi e quant'altro, ma se fai anche due conti della serva sul numero di aziende che ci sono e via dicendo, per sostenere il tipo di crescita di un prodotto, di una piattaforma come la nostra, il modo migliore per farlo è non solo lavorare sull'oggi, ma soprattutto sul domani o il dopodomani. Quindi la persona che non converti oggi, cercare di convertirla tra X mesi, tra un anno, anche 2 anni. Può succedere, può richiedere tempo, ma nel B2B i cicli di vendita possono essere molto lunghi. L'importante è coltivare molto bene la relazione con la persona, sia umano a umano, sia marketing automation a umano. Sì, spesso purtroppo si pensa che la parte di marketing e via dicendo sia un servizio che ha un ritorno immediato o comunque molto molto veloce e quindi la gente è abituata a vedere dei lanci, lancio il prodotto, l'offerta scade fra 3 giorni, hai una settimana per comprare e quindi si è un po' abituata negli ultimi anni, nell'ultima decade diciamo, ad avere questa tipologia anche di comunicazione molto forte dove in un brevissimo lasso di tempo io cerco di convincerti a compiere un'azione che normalmente è un acquisto, dopodiché magari quelli diciamo più che hanno solo quello come scopo, poi ti abbandonano lì e vanno avanti solo con la vendita, quelli un po' più che vedono un po' più a lungo
magari da lì iniziano a fare una conversazione che poi ti porta avanti nel tempo, però diciamo quello che vedo è che tanti usano la parte di marketing un po' come il canale di emergenza. Non sto fatturando, parto con le mie campagne di marketing, così rientro nel fatturato che non ho fatto quest'anno. Quando invece dal momento in cui tu parti con un'azione di questa tipologia, poi per vedere il risultato ci vuole tempo, poi ovviamente dipende dal prodotto, e se vendi Biro è diverso che se vendi yacht evidentemente o se vendi un SaaS, però diciamo che tendenzialmente è un lavoro a medio-lungo termine quando si va a lavorare sulla parte di marketing. Sì, poi Ehm, ti ripeto, cioè, ovviamente ci sono i casi, come dicevi tu, mediamente il ciclo di vendita è medio-lungo. Poi ovviamente ci sono casi in cui siamo fulminei, istantanei. Uno dei primi eventi, prima ti parlavo di aperitivo HR, che è uno dei format che utilizziamo, il secondo aperitivo HR che abbiamo fatto lo scorso settembre abbiamo convertito una grossa realtà dopo pochi giorni, quindi dipende dai casi. Un altro evento che abbiamo fatto recentemente, in questo caso non un evento nostro, ma sponsorizzato, in meno di 2 settimane abbiamo convertito una delle realtà che abbiamo conosciuto. Queste sono un po' eccezioni comunque, perché è chiaro che o trovi, cioè è difficile lavorare sull'urgenza con un prodotto come il nostro, quindi è più probabile che i cicli siano un po' più lunghi e quindi quello che io semino oggi, adesso nel momento in cui stiamo parlando siamo ancora in Q3, a 2/3 del Q3, e quello che semino oggi, eh, diciamo, poi raccoglierò nei prossimi mesi, soprattutto nel 2026 principalmente. Qual è lo scontrino medio del vostro prodotto per avere un'indicazione di massima? Noi ovviamente, dato che lavoriamo a subscription, lavoriamo tendenzialmente con metriche come MRR e ARR. Devo dire lo scontrino medio, noi abbiamo sempre avuto, come dire, auspicavamo sempre aziende di una certa taglia dimensionale, e abbiamo aziende anche molto grandi, ma in realtà, specialmente nell'ultimo anno, siamo cresciuti moltissimo come, come si può immaginare, col tessuto delle PMI, che è poi il tessuto principale italiano. Per questo motivo, però, specialmente attestandoci soprattutto su aziende, diciamo, tra i 50 e i 100 dipendenti, tendenzialmente il nostro scontrino medio, inteso come ARR, diciamo che ruota più o meno tra i 4.000 e i 5.000 euro annui. Azienda. Sì, Ok, chiaramente poi dipende da una serie di fattori, perché dipende, abbiamo un pricing model in realtà abbastanza complesso, legato al numero di persone, al numero di dipendenti, al tipo di commitment, quindi quanto è lungo il contratto che c'è con noi, quindi in base a quello cambiano un po' di fattori. Senz'altro questo è un altro tema, perché poi il tema è anche, cioè, per come è fatto il tessuto, tessuto imprenditoriale, comunque di società in Italia, parliamo di PMI, ma parliamo del fatto che ci sono anche tante microimprese. Quello per noi è un altro tema, nel senso che comunque, cioè, più sei piccolo, più è facile che ti stuzzichi l'attenzione a una cosa del genere, perché pensi che possa essere un easy win. In realtà però è problematico nel nostro caso, perché innanzitutto se sei una microimpresa e quindi hai fino a 10 dipendenti, è difficile che ti ripaghi in termini di ROI uno strumento come il nostro, tipicamente. E anche per noi, tendenzialmente, per costi minimi operativi, vendere a una microimpresa sarebbe abbastanza deleterio. Quindi siamo un po' in una via di mezzo, diciamo che galleggiamo tra i 50 e i 100 dipendenti, 50-150, poi ci sono realtà molto più grandi, ma sono alcune per ora. Per essere una realtà, diciamo, che è ufficialmente sul mercato da meno di un anno, comunque siamo molto soddisfatti. parecchio lavoro, considerando che poi avete un target di utenti da raggiungere che è anche molto complesso, quindi sono trattative magari anche di un certo tipo, perché trattare con aziende più sono grosse le aziende, più vanno lunghe anche le trattative, perché poi entrano in gioco più persone, più teste, quindi più problematiche normalmente.
Scendiamo un po' più nel certo. dettaglio a livello di piattaforma, quindi abbiam parlato un po' di parte di CRM, un po' di parte di nurturing per elaborare queste informazioni. Io so che hai lavorato poi in diverse realtà, oltre a quella che lavori adesso, ogni realtà ovviamente sceglie una piattaforma in base a 1000 parametri, quindi a quella che conosce, quella che gli sta più simpatica, al prezzo, alle funzionalità che dà a disposizione, a quali sono le necessità aziendali in quel momento, poi magari nel tempo cambiano anche. Oggi che piattaforme utilizzi, che piattaforme hai utilizzato, su quali funzionalità per piattaforma, così per avere un'idea, Sì, ecco. guarda, intanto ti devo dire che l'ambito del CRM e della marketing automation è in assoluto, ti direi, uno di quelli che mi piace di più, se non quello che mi piace di più in assoluto. Ed è qualcosa a cui ho cominciato a appassionarmi soprattutto, diciamo, durante il periodo pandemico. Ehm, Nel senso che prima di allora mi era capitato poco di metterci le mani, o comunque non in maniera molto tecnica. Negli ultimi 5 anni invece devo dire che ho smanettato molto e non intendo solo a livello puramente di flussi di automazione con le classiche interfacce, ma anche a livello un po' più spinto con, magari possiamo parlarne se abbiamo tempo, le integration platform che possono essere quelle più famose come Integromat, che adesso è Make, Zapier e quant'altro, Nathan, adesso Nathan è uno di quelli che va per la maggiore, chiamate API dirette, cose varie. Dicevi che il CRM, a seconda di dove lavori, ne scegli uno diverso, a volte lo scegli, a volte te lo trovi, Lo quindi trovi, dipende sì. anche che cosa ti trovi. Io ho avuto la fortuna più volte di scegliere la piattaforma. Nella realtà dove sono adesso, abbiamo ereditato in realtà la piattaforma perché usiamo una piattaforma a livello di ecosistema con altre società sorelle, diciamo così. E in questo caso noi usiamo Salesforce insieme al modulo di account engagement, quindi quello che una volta si chiamava Pardot. E su quello ti direi che le complessità, le sfide e però anche i gain sono un po' diversi perché la complessità maggiore in quel caso, che però può diventare e diventa il vantaggio principale, è proprio quello di lavorare molto bene, sinergicamente, ben organizzati a livello di ecosistema. Quindi tra lavorability, dritto, prima parlavo di SHR Italia, lavorare efficacemente da quel punto di vista, per lavorare bene e in maniera sinergica. Invece negli ultimi anni, negli anni precedenti, e specialmente nelle realtà precedenti, ho seguito molto più da vicino l'ambito CRM, adesso lo seguo un pochino meno dove sono attualmente, ma negli anni precedenti l'ho seguito veramente in prima persona. E ad esempio, quando ho lavorato in ambito fintech, in una realtà che si chiamava Smartica, serviva appunto introdurre un sistema di marketing automation. In quel caso Smartica, che faceva peer-to-peer lending, quindi essenzialmente prestiti tra privati, avevamo due target, due tipologie di utenti: borrower, cioè chi chiedeva soldi in prestito, e lender, chi metteva risorse personali in piattaforma come investimento. E in quel caso, per esempio, avevo introdotto HubSpot come sistema, come CRM, usato in maniera un po' particolare perché abbiamo fatto una serie di modifiche per appunto usavamo certe cose come ehm, la parte deal, che sarebbe la parte delle vendite, per categorizzare determinati tipi di utenti. All'epoca poi HubSpot era già un ottimo strumento, ma un po' meno rispetto a quanto è diventato fantastico oggi, nel senso che ha avuto uno sviluppo intenso negli ultimi anni, una roadmap impressionante e quindi negli ultimi anni veramente ha deployato, ha rilasciato molte cose interessanti, però per esempio ti volevo fare questo esempio che secondo me è emblematico e poi possiamo navigare ancora più indietro nel tempo. A noi HubSpot è servito molto
nel caso di Smartica, ehm, per fare una cosa che secondo me è interessante, e forse allora lo era di più di oggi, ti sto parlando del 2021, WhatsApp Business aveva aperto le proprie API da poco e noi avevamo questo tema che, essendo che il principale business era quello di erogare crediti, erogare prestiti alle persone, ehm, tu come puoi immaginare se devi chiedere un prestito online non è esattamente una passeggiata, hai un flusso esperienziale, un flusso utente lungo. Nel nostro caso erano 8 pagine da compilare con informazioni a volte non banali. Successivamente dovevi caricare dei documenti finali per validare determinati dati, dalla busta paga a n altri documenti. E questa fase qua, quindi la fase finale in cui tu avevi ottenuto un pre-screening positivo per ottenere il credito, ma dovevi ancora caricare i documenti, era la fase in cui tendenzialmente le persone droppavano, cadevano, abbandonavano il flusso. Perché tu arrivi a una fase in cui devi caricare 7 documenti, alcuni di questi anche più complessi, stato conto, eccetera. Magari per noi è stato conto un po' più semplice, ma se pensi a persone un po' più âgé, magari c'è la persona che dice devo andare in banca, non lo faccio dall'online banking, no? Quindi per noi era molto importante perché sapevamo che quelle persone potevano potenzialmente ottenere il credito, ma spesso abbandonavano per n motivi e poi magari venivano ricontattate. In genere fai 2 o 3 richieste di prestito online in parallelo, no? Per vedere qual è la più vantaggiosa. Quindi bisognava essere bravi a non lasciarseli sfuggire queste persone. E il modo migliore, una delle cose che ci ha fatto più X per i risultati, è stato proprio quello di lavorare a livello di marketing automation in near real time su chi finiva il flusso utente, arrivava con un pre-screening positivo a dover caricare i documenti e poi abbandonava. Perché diciamo, fino a quel momento noi avevamo un reparto operations che doveva richiamare manualmente queste persone. Successivamente quello che ho fatto, e l'ho fatto proprio in prima persona, è stato strutturare una serie di automazioni con i messaggi WhatsApp automatici, che lo dico oggi sembra una cosa, una banalità, è semplicissimo. All'epoca non lo era per niente. All'epoca era molto complesso da fare perché WhatsApp Business API, WADA, aveva aperto le API appunto da poco, non erano quasi mai integrate nativamente in sistemi come HubSpot o simili. E in quel caso, per esempio, abbiamo lavorato con chiamate API, piccoli script e moduli fatti su integration platform come per esempio il già citato Make, che ci aiutava a espandere ulteriormente i confini di HubSpot. In generale, quello che ci ha veramente fatto svoltare in quel caso, una delle cose, nella marketing automation, la cosa che ci ha fatto svoltare di più su Smartica, è stato proprio quello, se tu abbandoni, passa mezz'ora dall'abbandono, ti mando un WhatsApp automatico, quindi a T0, al giorno 0, ti mando un WhatsApp automatico con determinate informazioni, contatti utili, il link specifico per rientrare nella pratica e così via. Il giorno 1, che sarebbe il secondo, quindi, in automatico, con un round robin, quindi un'assegnazione a rotazione, viene dato quel contatto a una delle persone dell'operations che contatta la persona direttamente da dentro HubSpot telefonicamente. Quindi comincia a diventare molto più oliata come cosa. Quindi ti direi che è una sorta di marketing automation un po' cross, diciamo, perché non è la classica marketing automation di puro nurturing, è più una marketing automation di finalizzazione e cross team. Non so se mi sono spiegato, però questo è stato veramente, secondo me, un caso esemplare, almeno all'epoca lo era, forse oggi un po' meno, però secondo me l'insegnamento è sempre valido, no? Cioè cercare il modo migliore attraverso automatismi, attraverso della tua single source of truth,
di andare a sollecitare e diciamo, a recuperare l'utente nella sua fase di acquisto. All'inizio, magari X anni fa, questo era banalmente il carrello abbandonato. Adesso, ovviamente, il carrello abbandonato non è assolutamente una novità, anzi, quello che sto dicendo io è una sorta di carrello abbandonato avanzato per una società fintech. Secondo me il tema è sempre quello di fare bene il lavoro di gestione, pulizia, tassonomia dei dati in un unico posto e fare in modo che i processi funzionino bene, perché se funzionano bene, poi con questi strumenti puoi fare veramente cose fantastiche. Cioè, addirittura potresti mandare anche, ehm, c'era un servizio, un tool che potevi integrare con HubSpot e potevi mandare persino della corrispondenza cartacea fatta stile handwriting, per dire. Quindi veramente, cioè, la fantasia, l'immaginazione è il limite, non so come dire. Sì, oltre al tempo operativo per implementare il Chiaramente, tutto. Poi questi sistemi qua, poi ognuno lo chiama a modo suo. ActiveCampaign, diciamo, questa modalità di lavoro la chiama orchestration, adesso la sta riproponendo un po' più in pompa magna, perché ormai fra intelligenza artificiale, connettori esterni, ormai si può fare veramente di tutto. E tutte queste vero? piattaforme sono diventate sempre di più un sistema alla fine che orchestra, sono dei database che orchestrano sistemi esterni, quindi hanno delle funzionalità in casa, e quindi che può essere l'invio della mail, dell'SMS, su WhatsApp tanti stanno investendo. ActiveCampaign si è comprata Ilos in maniera da integrare nativamente, però dà la possibilità di utilizzare sistemi esterni come Spoki o tanti altri che ce ne sono, quindi l'idea è sempre Esatto, io ti faccio da database, tu qua ci crei le automazioni e dopodiché vuoi inviare il pacco, collegaci il servizio di consegna pacchi, vuoi inviare il WhatsApp, usi il nostro, esatto, non ti piace il nostro, utilizza il tuo sistema esterno, perché non so, nel caso di ActiveCampaign gli SMS in Italia costano tanto, perché ovviamente li acquistano dagli Stati Uniti, quindi ti dicono perfetto, usati il tuo bulk SMS e usa quello per inviare SMS che ti costano di meno. Quindi sono ormai dei sistemi che ti permettono di orchestrare diverse tecnologie di comunicazione. E Make e Zapier, per chi non li conoscesse, sono dei sistemi come N8N, quello che vede che si chiama n8n.com, mi sembra il sito internet. Sono dei sistemi che sì. ti permettono di connettere piattaforme fra di loro, anche se nativamente fra di loro non parlano. Quindi sono sistemi molto comodi in tal senso, non semplicissimi da utilizzare, però oggi, anche grazie poi all'intelligenza artificiale che ti permette di creare degli script, anche se non sei in grado di buttare giù un HTML, permettono di fare veramente delle robe interessanti, anche con un grado di utilizzo, un grado di complessità sempre più basso per l'entry level, poi quindi per chi sta iniziando. Poi ovviamente se vuoi andare a fare cose più complesse te li devi un po' studiare, perché sono sistemi, secondo me, non alla portata di tutti, però ovviamente per addetti ai lavori assolutamente Direi utilizzabili. sistemi dalla complessità crescente. Se c'è un Zapier un po' più entry level, Make un po' più avanzato, un N8N, che non ho mai capito se si chiama N8N o Nathan come pronuncia, che è Io lo dico come decisamente si più scrive, raspberry così la Pro. gente mi capisce In poi. quel caso è semplice, sì. No, però ti dicevo, infatti quello che dici tu è giusto, tra il 2021 e il 2025 è cambiato tutto. Secondo me, più che il caso d'uso in sé, che ovviamente ormai è invecchiato, è proprio il tema dell'importante trovare l'intersezione giusta tra marketing, tecnologia e business, perché se la trovi e dici questo è un punto, un gap che devo colmare, specialmente oggi, probabilmente il modo di farlo, automatizzato, pseudo-automatizzato, probabilmente c'è. Il punto è quello di poi di rimboccarsi le maniche e di sudarci un po' su. Certo, beh, è questione di studio poi, poi uno dei problemi è proprio questo: se uno ha solo questo da fare, tra virgolette, nel senso il tuo lavoro è fare il marketing, te lo studi a seconda di qual è il settore del marketing dove ti vuoi specializzare, perché c'è questo marketing tecnico, come c'è il marketing del packaging, come c'è il marketing insomma, è un macro settore con tanti gradi di specializzazione. Però ovviamente chi vuole andare nel tecnico può andare. Ovvio che
se sei un imprenditore o comunque una freelance o un'azienda piccola dove non hai n mila persone che possono gestire queste cose, ti devi un po' arrangiare a fare l'autodidatta, non è semplicissimo per tutti, però tu, per esempio, il tuo approccio è da autodidatta e da corsista, hai fatto dei corsi per apprendere queste piattaforme, ti sei arrangiato? No, è totalmente da autodidatta. In realtà mi ero limitato perché io ho cominciato a usare, come ti dicevo, CRM, sistemi di marketing automation, principalmente tra 2019 e 2020, quando lavoravo ancora nell'e-commerce. All'epoca avevo letto un paio di libri, tra cui credo quello del mio omocognonimo Francesco Chiappini, che aveva scritto un libro a riguardo. Però in realtà ti devo dire la verità, era un bel libro, ma la maggior parte di quello che ho fatto e che mi ha aiutato veramente tanto è stato da autodidatta e devo dire che a me ha aiutato molto questa applicazione Martech, Marketing Technology, mi ha aiutato molto il fatto che, diciamo, ho un cuore tecnico, nel senso che io ho cominciato a fare siti web quando ero ormai lontani, quando avevo ormai, quanti anni avevo avuto? Ero in quinta elementare, il mio primo sito web. 2 anni dopo ho fatto un sito in ASP e poi in PHP con database MySQL, un GDR online ispirato a Harry Potter, cose varie. Cioè non è tanto il linguaggio in sé, però ti insegna un mindset, un tipo di struttura mentale per cui poi quando devi fare certe cose tecniche come quelle ti risulta più semplice farle. Anche banalmente le API, fino al 2021 non avevo mai fatto chiamate API, ma fare dei JSON e delle chiamate API lo impari facilmente se hai un minimo di pregresso storico su quelle cose lì, no? Quindi sia dal punto di vista più contenutistico, sia dal punto di vista più tecnico, sono quasi totalmente autodidatta e devo dire, quello che mi ha aiutato a imparare le cose era imparare facendo, quindi learning by doing, in base alla sfida dell'azienda in cui ero in quel momento, o del cliente che avevo, perché mi è capitato anche di non fare sempre queste cose come dipendente, ma anche on top del mio lavoro principale, fare delle piccole consulenze per alcune realtà. Ad esempio nel 2022 ho fatto una consulenza a una realtà, una società di robotica piccolina, se dico robotica sembra una cosa incredibile, una società piccolina, e proprio su ActiveCampaign in realtà, e in generale c'è sempre qualcosa da imparare, quindi ovviamente facendo si impara, si migliora e soprattutto si impara il fatto che è molto importante chiaramente il setting, il settaggio, no, di tutto quanto, specialmente se lo introduci per la prima volta. E quindi è molto importante essere ordinati, sapere bene cosa si vuole, lavorare molto sulla strategia e sull'impostazione, su quali sono gli obiettivi di business, perché poi se no mandarla, lo dico in maniera francese, mandarla in vacca è un attimo, insomma. A tal proposito, come sei venuto in contatto poi con Active Campaign e poi con Active Power? È una domanda che faccio di solito anche solo per curiosità. Hai conosciuto prima uno, poi l'altro? Come sei arrivato a noi di Active Powered, ecco. Guarda, in effetti volevo dirtelo prima, quando parlavi del fatto che come Active Powered lavorate molto gli eventi in presenza, gli eventi fieristici. E io vi avevo conosciuto a un evento marketing nel 2019 proprio, quindi quando proprio cominciavo anche a smanettare su sistemi di marketing automation. Non so se posso fare anche qua nomi, Sì, sì, però non c'è problema. l'evento era il Marketers World a Rimini quell'anno era, mi pare. E mi ricordo che appunto vi avevo conosciuto da lì, mi pare aveste uno stand, aveste avuto Sì, uno sì, siamo stand. sempre main sponsor di quell'evento. Anche quest'anno Ah, saremo main esatto, esatto, sponsor vedi. al World. Vedi, e poi sono giri che poi ritornano. Active Campaign in realtà lo conoscevo marginalmente già, perché poi veniva molto usato. Poi all'epoca ricordo che anche Luca Mastella faceva dei corsi in cui parlava attivamente di Active Campaign.
Però in realtà io ho cominciato a usarlo nel 2020, nel senso che lavoravo appunto per questo e-commerce di articoli per la casa e inizialmente avevo introdotto un sistema di marketing automation che spero di non offendere nessuno, a me non era piaciuto, era la prima esperienza, avevo cannato lo strumento e dai, non faccio il nome che sennò magari poi Mm. qualcuno si offende. No. E, e successivamente poi ho fatto lo switch a ActiveCampaign, appunto, e devo dire è stata proprio una boccata d'ossigeno, cioè non so come si è evoluto negli ultimi anni perché non lo uso più da fine 2022, dopo la società di robotica a cui ho fatto la consulenza, però già all'epoca, quindi già in pieno periodo pandemico, ce lo trovavo di una semplicità e di una versatilità che aveva pochi eguali, almeno all'epoca. Perché spesso notavo che le aziende si rifacevano a nomi molto grandi, quelli più noti, insomma, implementando costose macchine costose, CRM enormi e costosi, che poi non venivano sottoutilizzati, ma sottoutilizzati tipo al 10%. Invece, sistemi come, come Active Campaign mi è piaciuto molto perché era semplice, immediato, veloce, flessibile, anche banalmente le automazioni, il wizard delle automazioni, l'interfaccia è fatto benissimo, cioè per esempio quello è un punto debole, almeno era un punto debole di HubSpot, quella delle automazioni, perché per fare un'automazione medio-lunga su HubSpot impieghi più tempo. Cioè, Active Campaign è proprio veloce, è fatto proprio bene. In generale, quindi ho trovato uno strumento molto versatile, leggero, adatto a determinati tipi di aziende. Ovviamente dipende tutto da che cosa devi fare, però secondo me è il modo migliore di cominciare. Spesso si tende, specialmente a seconda della, se chiaramente se sei un'azienda o un enterprise è difficile che poi prendi Active Campaign, anche se. Però spesso io vedo anche aziende piccole, diciamo da meno di 50 dipendenti, spesso fare oversizing, overengineering di ciò che veramente gli serve, no? Quindi spesso finisci a metterti sistemi enormi, lenti, che hanno necessità di, come dire, di mini sviluppi e mini lavorazioni ad hoc per andare avanti su piccole o grandi cose, no? E quello secondo me è l'inganno, uno degli inganni peggiori in cui si possa cascare, ma anche uno dei più comuni. La cosa migliore è fare prima chiarezza su cosa veramente vuoi e poi non partire a bomba con dico il Salesforce della situazione, ma in realtà Salesforce va benissimo, è un grandissimo strumento, semplicemente a volte viene usato pensando che sia adatto a tutte le situazioni, invece spesso no. Sì, E dipende tra molto l'altro, dalle esigenze. Noi abbiamo tanti utenti, tra l'altro ActiveCampaign per esempio ha una integrazione nativa con Salesforce che è appena stata esatto, rinnovata tra le altre cose, in maniera che sì, uno quella dice è un'altra bella perfetto, combo. se ActiveCampaign dice non ti piace il mio CRM, non rispetta le tue necessità, hai delle necessità diverse da quelle che possiamo fare noi, usa quello che ti pare, noi siamo forti sulla marketing automation che è il nostro core business, quindi da noi puoi usare la marketing automation e spendere magari una frazione di altre piattaforme, se invece l'altra piattaforma la usi per il CRM non c'è problema, noi ci integriamo, quindi diciamo è uno dei cavalli di battaglia di campaign, usa quello che ti pare, io faccio in modo che tu lo possa utilizzare mantenendo anche più attività parallele se è una cosa sensata da fare, perché magari non lo è Certo, sempre. Come dicevi, ogni attività ha delle esigenze, non sempre ActiveCampaign piuttosto che altri sono gli strumenti adatti per fare le cose. Cioè, se devi farti la newsletter settimanale, mandare una mail il lunedì, ti fai Substack, è gratuito,
lo fa meglio probabilmente di ActiveCampaign in quel senso, perché è anche una piattaforma di discovery e non solo una piattaforma di engagement e di contatto con l'utente, e probabilmente per te è più adatta a quella tipologia di piattaforma. Se devi tracciare gli utenti e fare determinate cose, forse un ActiveCampaign può essere più adatto piuttosto che altre piattaforme, poi ovviamente dipende molto da che cosa devi fare. Mai focalizzarsi sulla piattaforma, focalizzarsi su qual è il risultato che voglio ottenere adesso, e ovviamente per non dover cambiare la piattaforma una volta all'anno, più o meno avere un'idea di crescita di dove si vuole andare, in maniera da dire ok, prendo già una piattaforma adatta, però senza andare in oversize, e quindi prendere una roba da 10.000 euro al mese per poi scoprire che devo mandare 4 mail all'anno, cosa che spesso vediamo capitare, ecco. Vero. Poi, sai, detto così, a chiunque viene da pensare, è vero, cioè bisogna semplificare. E la verità è che poi quando ti ci trovi in certe situazioni, la tentazione di strafare pensando in realtà che ti torna in casa un sistema molto più completo, più adatto, in realtà che poi in realtà non è così, ma anzi ti complica la vita, è una trappola frequente. Sì, sì, sì. Però sai, quando stai facendo le cose ti fai prendere la mano dall'integrazione, la funzionalità, eccetera, e fai in fretta. A me capita con i task manager, io cambio un task manager alla settimana perché mi piace testarli, e quindi questa settimana c'ho ClickUp, però la settimana scorsa c'era Ora PM, ho provato Asana, Monday, mi piace testare i sistemi per la gestione dei progetti. Poi in azienda ho dovuto sceglierne uno perché sennò mi pestavano fra un po', perché giustamente non è che puoi continuamente spostare lo strumento al team una volta l'anno, però mi piace comunque tenerli testati, provati anche per la produttività personale. Ho provato a Keyflow, tanti altri, alcuni sono anche Akiflow, italiani, esatto. sono, Stavo proprio per farti sono questo nome perché io mi ero trovato molto bene con Akiflow. In realtà adesso banalmente utilizzo Notion, però anch'io, anche per me è uno struggle quello dei task manager. Cioè, non so come sia possibile che abbiamo strumenti incredibili, abbiamo intelligenze artificiali che fanno le cose più incredibili, ma i task manager sembra sempre che manchi quello giusto per te. Perché ogni task manager ha un suo metodo di ragionamento abbastanza lineare, perché sono dei programmi, quindi devono mantenere comunque una certa linearità anche nel come vengono gestite le attività, ma l'essere umano, secondo me, non è lineare per nulla nella gestione di attività, perché questa settimana sono preciso e quindi entra la mail, applico il metodo GTD, apro la task, se meno di 5 minuti la faccio subito, eccetera, eccetera. Però settimana prossima io ho 1.000 cazzi, devo andare a prendere il bambino a scuola, devo andare c'ho 1.000 altre cose, attività da fare, quindi la mia modalità cambia e il task manager però non cambia come mi cambia il mio cervello, quindi o io mi impongo di avere una gestione di una certa tipologia, cosa che fanno in pochi perché è come imporsi di fare la dieta, sulla carta funziona bene, nella pratica non funziona mai. È la stessa maniera nella gestione delle attività. Io mi impongo di farlo in una determinata maniera, e però sono in giro, non ho tempo di metterla lì, lo faccio in un altro momento, e quindi di conseguenza poi tutto il cartello si distrugge. Poi certo, quando sei in azienda e sei dipendente, ti impongono di usare le cose in una certa maniera, è più probabile che tutto vada bene, ma se sei quello che può decidere, dopo la problematica è che spesso e volentieri continui a cambiare perché cerchi sempre qualcosa che corrisponda al tuo metodo di gestione in quel momento, però in quel momento Esatto. cambia giorno per giorno. Questa è la mia idea, poi magari chi è No, più esperto verissimo, di me mi io dirà. credo che sia corretto quello che dici. Poi, beh, chiaramente in azienda è diverso il tema, come dicevi, banalmente mi è capitato molto spesso di utilizzare un classico Gira, per dire forse il più famoso in assoluto, per certe cose è proprio imbattibile. Però anche in quei casi non è così banale come cosa, perché anche in quei casi tenere tutto in ordine, abituare le persone a scrivere sul ticket, a fare delle cose, cioè, non è un tema facile purtroppo. E nonostante sia un oceano rosso, perché è pieno di competition, chissà.
Credo che ci sia Sì. veramente margine per uno strumento nuovo, innovativo che possa aprire le acque, diciamo così. Sì, il problema è sempre quello che poi consiglio ai clienti è se ti appoggi sempre all'ultima novità, hai i plus dell'ultima novità che prenderà le ultime tecnologie, oggi c'è intelligenza artificiale, tutto quello che gli va dietro, però avrai un grosso contro che è il fatto che la conosci solo te. Quindi domani tu quella la devi far Esatto. parlare con qualcun altro. Sì, via API è bellissimo, ma non è così semplice magari e potresti, addirittura potrebbe non essere aperta, quindi parla solo con se stessa e abbiamo già un grosso macro problema. E poi ovviamente se la conosci solo te ci sono tutta una serie di problematiche di devo farla parlare con quel tool, devo fargli fare questa cosa che non può fare nativamente, piuttosto che altre mille problemi. Io usavo un sistema che avevo preso tramite AppSumo che ti permette di comprare dei software lifetime, quindi senza doverli pagare in abbonamento, che si chiamava ora.pm. Funzionicchiava abbastanza bene, qualcosina parlava con l'esterno. Se dovevi fare qualcosa in più era sempre magari un po' una problematica. Poi mi hanno tolto il problema perché ClickUp se l'è comprato e ha detto si è comprato tutta la piattaforma e ha detto avete fino a fine anno perché l'ha comprata ma per assorbire la clientela, in questo caso non tanto per portare avanti la piattaforma in sé, quindi hanno detto perfetto, adesso voi che eravate lì, se volete venite da noi o altrimenti vi ritrovate senza il task manager. E ho detto vabbè senti fai una bella cosa, andiamo su un prodotto che comunque mi garantisce un certo grado di sicurezza. Poi sui task manager succede molto di più, però anche quando si tratta di CRM e email marketing spunterà un prodotto alla settimana ed è sempre sulla carta più economico e più completo degli altri, fino a quando o non lo provi e scopri che c'ha mille magagne, oppure devi farlo parlare con qualcun altro e non parla con nessuno e nessuno lo conosce, nessuno ti dà supporto, magari una piattaforma pure estera, quindi con tutte le problematiche in più aggiuntive, e poi dici vabbè, facciamo che devo rispostare tutto un'altra volta da qualche altra parte. Quindi anche quello è un costo, perché ogni volta fare un cambio Ah, sembra gratis, ma senz'altro. ecco, poi più sei grosso è più costoso e più è complesso. Eh, infatti poi c'è questa problematica. Infatti adesso cerchiamo di andare solo su prodotti che sappiamo essere standard di mercato quasi, quindi Microsoft, per tutto quello che è la roba di Microsoft, piuttosto che Google. Poi io non sono un amante di Google, preferisco Microsoft, ma quello sono scelte personali, ClickUp per i task manager e tanti altri. Noi andiamo verso la chiusura, anche perché siamo andati abbastanza lunghetti, c'erano tante cose da vedere, quindi ha fatto piacere comunque riuscire ad approfondire un po' il tutto. Una delle domande di rete che faccio, anche se un po' magari che non la utilizzi, è la funzionalità di ActiveCampaign in questo caso, o comunque la funzionalità generale che utilizzi di più in una piattaforma di marketing automation. Quindi se ci dici questa funzionalità è quella che proprio uso di più in ActiveCampaign, potrebbero essere i goal piuttosto che altre. E intanto ti devo dire che probabilmente dobbiamo andare verso la chiusura anche per il fatto che mi si stanno scaricando gli auricolari e non avrei un altro modo per comunicare, cioè perché ho un mini PC, quindi però vediamo se Può essere problematico. riusciamo a fare l'ultima scampolo di chiacchierata. Ma sai che ti direi che in realtà non ho, scusate tanto guardo fuori, ma sta avendo un temporale. In verità, bella domanda. La funzionalità principale, non credo che sia tanto il tema di funzionalità, cioè mi sembra più, cioè, credo sia la coralità di quello che ti serve. Cioè, dire, mi senti? Sì, sì. Ok, perché ha sentito un power off, ma forse solo da una parte. Quindi proviamo ancora ad andare avanti. No, ti dico, non ho una funzionalità specifica, sinceramente, nel senso che poi dipende dall'azienda, dalla circostanza. Tipicamente credo quello che mi piace di più e quello anche credo che abbia un impatto maggiore è lavorare molto bene sulla gestione dei dati dentro il CRM, perché penso che quello faccia poi da apripista a tutto il resto. Ma dire, preferisco workflow, goal, i WhatsApp, appunto. Per me su quello cioè, non ho una particolare ranking, diciamo.
Ok, per chi ti vuole seguire, io lascerò tutti i link di questo video ovviamente nella descrizione a seconda della piattaforma dove la gente lo sta guardando, quindi se è podcast nella piattaforma di podcast, se no su YouTube nella descrizione del video. Lascerò anche le varie cose che abbiamo parlato e che mi sono appuntato man mano che parlavamo, quindi dal libro di Francesco Chiappini a Lead Group, gli eventi di Lead Group e via dicendo, quindi poi lascerò nelle note tutte le cose. Se uno vuole contattarti, vuole parlare con te, dove ti trova? Può trovarmi molto semplicemente su LinkedIn, basta cercare Luca Chiappini, sono io, quello pelato con la giacca o nero in polo in questo caso, anche se allungo molto la foto con una polo su LinkedIn, oppure alla mia email che è chiappiniluca@gmail.com. Ok, io lascio tutto in descrizione e con questo abbiamo finito. Io vi ringrazio per averci ascoltato fino adesso. Abbiamo trattato un sacco di argomenti, quindi dalle modalità di lavoro, l'orchestrazione dei dati, quindi la possibilità di far parlare le piattaforme fra di loro in maniera da costruire una tecnologia e una strategia di marketing funzionale. Abbiamo parlato di B2B, quindi gli argomenti che abbiamo trattato sono veramente tanti. Questa è forse una delle interviste più lunghe che abbiamo, almeno oggi, in archivio, quindi non mi rimane che augurarvi una buona giornata e ci vediamo nelle prossime interviste di Active Podcast. Grazie a tutti, buona giornata e grazie Roberto.